Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con chi ama le storie di cuore e di Seth. Grazie di cuore. Negli ultimi giorni, un episodio teso tra la brillante Mahsine Merabet e il collega Cenk Torun ha scosso l'ambiente dello spettacolo, lasciando i fan divisi tra incredulità e tristezza. Le voci hanno preso velocità come un vento caldo d'estate. I due, che da tempo attiravano l'attenzione per la loro complicità, sarebbero arrivati a un punto di rottura, sul filo sottile che separa la confidenza dal silenzio. Secondo i ben informati, Mahsine sarebbe scoppiata in lacrime dopo un'intervista in cui Cenk, con parole asciutte e taglienti, avrebbe tracciato un confine che suonava come un addio. Chi era presente giura che lei, tornata a casa dopo aver ascoltato quell'intervento televisivo, abbia ripetuto con voce spezzata: «Ho sempre camminato al suo fianco, ma a quanto pare le nostre strade si sono divise. Non possiamo più essere con te, Cenk». Parole che hanno acceso i social, scatenate come scintille su paglia secca. La miccia, dicono, è stata un passaggio del programma andato in onda la scorsa settimana. Cenk, con la calma di chi ha preso una decisione e non vuole più tornare indietro, ha detto: «Nella vita incroci persone fondamentali, ma non sempre riesci a fare lo stesso percorso. Io ho scelto la mia pace interiore e la solitudine». Bastano poche frasi, e i sottintesi si trasformano in presagi. In rete, in molti hanno collegato quelle parole a Mahsine, c'era un prima e un dopo, e quel dopo aveva il sapore amaro dell'assenza. Le voci hanno cominciato a intrecciarsi, c'è chi parla di un dissenso nato da piccole incomprensioni accumulate, chi giura che a far traboccare il vaso sia stato l'eco insistente delle aspettative del pubblico. Chi conosce da vicino Mahsine racconta che quella dichiarazione l'abbia colpita come una freccia. Non era solo una frase generale sulla vita, era il modo con cui Cenk ha scelto di mettere distanza, di chiamare a raccolta il silenzio. Lei, dicono, davanti a pochi amici fidati, si sarebbe lasciata andare, scoprendosi fragile e forte nello stesso respiro. «Non ho mai fatto mancare il mio sostegno. E nei momenti più bui, quando il rumore di tutto diventava assordante, ero lì. Ma ora sembra che la nostra storia finisca qui. Non possiamo più essere con te, Cenk». Che fosse un messaggio a lui, o a se stessa, poco importa, la frase ha fatto il giro del web, rimbalzando tra commenti, clip, ricordi condivisi. Per capire perché questa crepa abbia fatto tanto rumore bisogna tornare indietro di qualche stagione. I due si muovevano sotto lo stesso tetto produttivo, incrociandosi tra uffici, tavoli di lettura e corridoi di set. L'intesa professionale era evidente, ma quel che li legava sembrava andare oltre. Risate complici, sguardi rubati, lunghi confronti sulle scelte di carriera e su quel modo così diverso e complementare di stare di fronte alla macchina da presa. Ultimamente, avevano ricominciato a interagire sotto i rispettivi post, con like discreti, frasi misurate, qualche foto condivideva più di quanto le parole lasciassero intendere. Era come se stessero cercando un linguaggio comune, uno spazio di calma nella tempesta della visibilità. Poi c'è l'estate, con i suoi tramonti che promettono troppo e mantengono poco. Ad Alasat qualcuno dice di averli visti camminare senza fretta, con quell'aria da vecchi amici che sanno di potersi capire anche in silenzio. A luglio, in un bar vivace di Bodrum, una lunga conversazione tra loro ha acceso i sospetti, gesti misurati, sorrisi trattenuti, una sintonia che non aveva bisogno di didascalie. Le foto sono finite sui profili di fan e curiosi, e il coro si è fatto unanime: sta nascendo qualcosa. Ma dopo quell'eco, la scelta è stata quella di non mostrarsi più insieme in pubblico. Forse per proteggere un equilibrio fragile, forse perché bastava un passo falso per far crollare tutto. L'intervista di Cenk, con la sua dichiarazione di quiete e distanza, è arrivata come l'ultima pagina di un diario lasciato aperto sul tavolo. Il pubblico, abituato a leggere tra le righe, ha colto subito il sapore di una resa. Eppure, dietro le quinte, la resa non somigliava al disamore, ma piuttosto a una difesa personale.
Ci sono persone che ti insegnano molto, ha aggiunto in un altro passaggio, ma a volte devi lasciare andare. Ora scelgo il silenzio e la solitudine. Silenzio, la parola chiave. Da quel momento, ogni gesto di Maassine è stato osservato con la lente dell'interpretazione. La reazione di lei, secondo chi c'era, è stata un misto di dignità e tenerezza ferita. Ha cancellato alcune storie più intime, ridotto la frequenza dei post, tolto di mezzo qualche vecchia foto che molti avevano letto come segnali. Non è sparita, no, ma ha deciso di scolpire i margini tra vita e palcoscenico. A chi la incalzava con domande dirette, ha risposto con frasi semplici: in questo momento penso solo al lavoro. Dietro quella compostezza, trapelava l'eco di notti lunghe, di telefonate non partite, di parole trattenute per non peggiorare la frattura. Anche Cenk, dopo le frasi in televisione, non ha rilasciato altri commenti. Un silenzio che ha pesato come piombo. In redazione ci si è chiesti: questo silenzio è rispetto o distanza? È un modo per proteggere lei o una scelta che riguarda solo lui? La domanda è rimasta a mezz'aria. I fan, divisi, hanno proiettato le proprie speranze in ogni piccolo dettaglio. Un brano malinconico ricondiviso da lei, una foto di lui al tramonto, uno scatto di copione sottolineato che sapeva di ricominciare da sé. L'onda emotiva non si è fermata al primo giorno. Il nome di Maassine è entrato tra i più cercati, e il suo volto, negli scatti tra set e backstage, ha mostrato una determinazione che non è mai stata finta. Dietro l'eleganza, c'è una volontà ferrea: tornare sul set, immergersi nel nuovo progetto cinematografico, lasciare che sia il lavoro a rimettere in ordine i pensieri. Non ho risposte su tutto, ha confidato a mezza voce a chi le è vicino, ma so cosa devo fare per me. Parole sobrie, da professionista che conosce il valore della concentrazione. Intanto, le pagine di gossip hanno iniziato a porsi la domanda fatale: è davvero finita qui? Il punto vero è che nessuno ha pronunciato la parola fine. L'emozione di lei, quel pianto che tanti hanno raccontato, ha toccato corde profonde, ma non si è trasformato in un attacco. Non c'era rabbia, c'era perdita. E in quello spazio sospeso si è fatta strada l'idea che la storia, qualunque essa sia stata, non fosse semplicemente un malinteso da archiviare. Molti hanno ricordato i loro inizi, l'intesa professionale, la fiducia reciproca. Quella fiducia adesso sembra chiusa in una stanza, in attesa di capire se la chiave esiste ancora. Il 2025 del pettegolezzo ha trovato qui uno dei suoi capitoli più discussi. C'è tutto: le frasi misurate, le lacrime raccontate, il passato in comune e la scelta di non esporsi troppo. Il pubblico ha chiesto, quasi all'unisono: c'è una possibilità che Cenk e Maassine si riavvicinino? Le risposte sono state vaghe come la bruma sul Bosforo. Alcuni sostengono che la storia non sia finita, che ci sia ancora un filo sottile a collegarli. Altri, più severi, dicono che quando un attore come Cenk pronuncia parole così nette, la regia del cuore è già arrivata al cinegiornale finale. Ma la vita, a differenza di un copione, ama gli imprevisti. C'è un dettaglio che in molti hanno notato: la scelta dei tempi. L'intervista di lui è arrivata a ridosso del lancio del nuovo progetto di lei. Non una strategia, dicono, solo coincidenza. Eppure le coincidenze, in questo ambiente, sono spesso il detonatore di interpretazioni ardite. Maassine ha deciso di farsi scudo con la dedizione, prove, letture, sessioni con il regista, mise en place della sua prossima sfida. Lì, tra luci tecniche e appunti a margine, sta ritrovando il baricentro. Se qualcuno si aspettava uscite plateali, non ha conosciuto davvero la sua stoffa. Nel frattempo, il cerchio ristretto intorno a Cenk parla di un uomo che ha scelto di non soffiare sul fuoco. Ha capito che ogni parola in più può essere fraintesa, sussurra un amico comune. Così, anche per lui, il set diventa rifugio, scene da preparare, discipline da rispettare, un rigore che placa le tempeste. Gli scappa solo una frase, riferita a bassa voce, che qualcuno ha captato: non sempre si è pronti nello stesso momento. Una riga che può significare tutto e niente, che porta con sé la sensazione di un incastro mancato.
Resta quella frase, ripetuta come un riverbero nella memoria di chi segue la loro vicenda. Non possiamo più essere con te, Cenk. È una formula strana, al plurale, come se in lei parlasse una parte che ancora lo ama e un'altra che già si protegge. Gli interpreti di sentimenti hanno provato a decifrarla, ma forse la verità è semplice. Certe rotture non stanno in un uso impeccabile dei pronomi, stanno nel tremore della voce. E quel tremore, a detta di chi l'ha ascoltata, non era di rabbia, ma di resa dolce amara. Ora gli occhi sono puntati sul dopo. Basterà la distanza per guarire? O sarà proprio il tempo a rivelare che la distanza non era una cura, ma un modo di non ferirsi di più? La città continua a vivere, i set ripartono, i teatri si riempiono, e in mezzo a tutto questo, il capitolo Cenk Mahassine rimane aperto come una pagina che non vuoi voltare, per paura di leggere una riga che non sei pronto a vedere. È il fascino e la crudeltà delle storie che crescono sotto i riflettori, non appartengono mai del tutto a chi le vive, perché ogni sguardo aggiunge un'ombra, una luce, una versione. Noi, di Segreti Turchi, abbiamo scelto di raccontarvi ciò che sappiamo senza spingere oltre. C'è stata un'intervista, c'è stato un pianto, c'è stata una stagione di vicinanza e un presente di distanza. C'è il lavoro, adesso, come porto sicuro per entrambi. Chi tifa per loro aspetta un segno, un gesto piccolo ma inequivocabile. Chi ha paura di illudersi preferisce archiviare, ma l'archivio delle emozioni non chiude mai davvero. Il sentimento, quando è autentico, sa rimanere in silenzio più a lungo di quanto le parole possano immaginare. E allora torniamo alla domanda iniziale: è la fine o un'interruzione? Non lo sappiamo. Sappiamo però che alcune storie hanno bisogno di uno spazio vuoto per respirare, e di uno stacco per capire cosa manca davvero. Forse, un giorno, li rivedremo nello stesso luogo, magari senza fotografi, a condividere un caffè, con quella naturalezza che viene solo quando le ferite hanno smesso di bruciare. O forse no, e andrà bene lo stesso, ognuno porterà con sé ciò che l'altro gli ha insegnato, e il mondo continuerà a indovinare ciò che non è mai stato detto. Sino ad allora, le parole di lui restano lì, ferme: ho scelto la mia pace e la solitudine. E le parole di lei, sussurrate tra amici: ho dato il meglio di me. Se deve esserci un epilogo, sarà il tempo a scriverlo. In mezzo, una comunità di fan che ha pianto con lei e rispettato il silenzio di lui, e che adesso osserva i loro passi con una cura nuova, meno invasiva, più matura. Perché la vita, a fine giornata, non è un set, non ci sono ciak infiniti per rifare la scena. Se questa storia dovesse trovare un seguito, ve lo racconteremo qui. Fino ad allora, il capitolo rimane sospeso, con tutti i suoi punti di domanda, le pause, gli sguardi non detti e ciò che resta, ostinato, al di là del rumore. Grazie per averci seguito su Segreti Turchi. Se vi è piaciuto questo racconto, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi ama i retroscena veri. Alla prossima, e che ognuno trovi la propria pace, con o senza applausi.